Questo pittore italiano è una figura importante ma misteriosa, la cui vita non è molto documentata. Il nome indica che Domenico fosse originario di Venezia, ma le sue prime notizie risalgono al 1438, quando dipinse a Perugia una sala di Palazzo Baglioni, oggi scomparsa. Prima di allora nulla si sa di lui e il problema della sua formazione e attività iniziale è molto discusso. Fu principalmente attivo a Firenze, dove lavorò per Piero de' Medici, e in città Domenico fu responsabile di un nuovo interesse per il colore e la composizione, in una tradizione, quella fiorentina, dominata dal disegno. Domenico Veneziano aveva potuto assimilare gli elementi più arcaici della sua cultura a Venezia, dove il gotico era ancora vivo e dove Pisanello aveva dipinto nel 1419 i suoi affreschi in Palazzo Ducale. Ma la sicurezza con la quale questo artista usò le regole della prospettiva non si spiega senza una conoscenza diretta delle ricerche fiorentine, che può essere avvenuta solo attraverso l'opera di Gentile da Fabriano e Beato Angelico. Pensate che solamente 2 opere di certissima attribuzione sopravvivono di questo pittore che resta ad oggi un personaggio avvolto dalle nebbie del passato. La prima è la Madonna con Bambino in trono, che è il più grande dei 3 frammenti in parte danneggiati e ridipinti di un tabernacolo in esterno da lui affrescato. La seconda è la famosa Pala di Santa Lucia dipinta a Firenze, la cui tavola centrale si trova oggi agli Uffizi. Quest'opera è sicuramente uno dei più grandi capolavori della pittura italiana del XV secolo e vi lavorò molto probabilmente come assistente anche Piero della Francesca. Infatti il più diretto e più grande allievo di Domenico fu certamente Piero della Francesca, che giovanissimo lo aiutò anche nel cantiere di Sant'Egidio a Firenze, andato quasi completamente distrutto, e che da lui prese la radiosa purezza del colore. Domenico Veneziano morì a Firenze povero, come spesso accade ai grandi artisti. Era il 1461. Una curiosità. L'artista non venne ucciso a tradimento da Andrea del Castagno, geloso del suo talento, come afferma Vasari, ma questa leggenda attesta la scarsa considerazione e simpatia che all'epoca veniva riservata per Domenico, in un ambiente artistico ormai totalmente estraneo al suo universo poetico. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto e scrivi nei commenti le tue opinioni, le tue impressioni e magari anche i suggerimenti per i prossimi argomenti da trattare insieme. A presto!